Ciao a tutti cari Basswalkers, sono sempre Davide, siamo sempre sul mio canale e oggi continuiamo il nostro percorso di bassisti rock, il nostro percorso sui bassisti rock. E di chi parliamo oggi? Naturalmente del grandissimo, dell'immenso JPJ, John Paul Jones, bassista storico e fondatore dei Led Zeppelin. Ora, devo fare un piccolo disclaimer prima di cominciare, ci tengo a fare questa cosa. Mi avete chiesto tantissimi bassisti, anche molto diversi tra loro, tutti inerenti comunque di riff o di raffa al genere rock. Cercherò di accontentare tutti. Naturalmente, per me, come per tutti noi bassisti, non tutti possono essere nelle corde di tutti, quindi vi chiederò un po' di pazienza. Se nell'eseguire brani di quel o quell'altro bassista, magari non sarò esattamente preciso. Questo perché il mio modo di suonare potrà essere magari più simile a qualcuno e più diverso da qualcun altro. Quindi, a partire da oggi vi chiedo solo un po' di venia, ecco, non subito che ma tu non suoni esattamente come lui. Certo che non suono come lui, altrimenti non sarei qua a fare video, ma sarei probabilmente al loro posto. Ecco, quindi questo per dire che John Paul Jones, che io ritengo un grandissimo bassista di una delle mie band preferite in assoluto, comunque può essere magari non esattamente nelle mie corde come tanti altri che verranno o che sono venuti. Quindi vi chiedo un minimo di pazienza. Io cerco semplicemente di esporvi quali sono le caratteristiche di ogni bassista, poi starà a voi studiarvi questo o quell'altro bassista e cercare comunque sempre il vostro modo di suonare, perché alla fine l'utilità di questa serie di video è esattamente quella. Io studio più bassisti possibili, cerco di capire che cosa hanno fatto, quali sono state e quali sono le loro caratteristiche peculiari nel loro modo di suonare, nella loro strumentazione, nel loro suono, e poi cerco di trovare, diciamo così, di carpire il meglio e riproporlo magari quando vado a suonare nel mio modo, nel mio stile. Benissimo, detto questo parliamo di Paul Jones e come lo facciamo? Come sempre partendo da un brevissimo percorso, una brevissima introduzione storica. John Paul Jones, vediamo un po'. Allora, di John Paul Jones sappiamo che nasce nel 1946, nasce come John Baldwin e cambierà successivamente il nome. Nasce nel Kent e il suo cognome sappiamo che è un omaggio a John Paul Jones, il grande capitano, a cui è stato dedicato anche l'omonimo film. John Paul Jones è figlio di musicisti, in particolare il padre è un musicista, è un pianista, anche abbastanza noto, mentre invece la madre è una ballerina, lavora comunque nell'ambito dello spettacolo e questi loro lavori li porta inizialmente a spostarsi molto, tanto è vero che il piccolo John Paul Jones per iniziare a studiare musica verrà poi portato in collegio ed è qui che inizia a sviluppare le sue capacità e le sue conoscenze musicali. Si appassiona subito a musicisti di diverso tipo, a partire da Rachmaninoff fino ad arrivare a Charles Mingus, e pensate, a solo 14 anni e nel giro di brevissimo tempo diventerà anche organista e maestro di coro. Ma il suo strumento preferito rimane il basso elettrico, nonostante il padre non sia molto d'accordo. Lo vede infatti come uno strumento che non presenterà sbocchi lavorativi. Lui in ogni caso riuscirà ad acquistarne uno e a buttarsi subito in una carriera da professionista. Non prenderà molte lezioni, lui stesso dichiara in un'intervista di averne prese non più di 3 o 4. Nonostante ciò, a 15 anni entra nella sua prima band in cui alla chitarra trova John McLaughlin. Nel giro di pochi mesi si fa notare per le sue abilità, si fa conoscere, inizia a lavorare in modo abbastanza fisso come turnista, verrà addirittura nel giro di qualche anno messo sotto contratto dalla Decca. John Paul Jones però non è solo un bassista, è molto formato musicalmente e diventa presto anche un arrangiatore. In questo periodo scrive già le parti di She's a Rainbow, un brano storico dei Rolling Stones. Con lo strumento invece si trova a incidere per musicisti come Cat Stevens, Rod Stewart, Tom Jones, Nico e anche Jeff Beck, ed è proprio durante le registrazioni
occasioni con Jeff Beck, che conosce Jimmy Page, chitarrista che di lì a poco sostituirà lo stesso Beck negli Yardbird. Nel tentativo di riformare questa band, Page si trova improvvisamente senza cantante e batterista. Assolda quindi Robert Plant, John Bonham, e si ricorda proprio di John Paul Jones e lo chiama, dando così vita alla nuova band che prenderà il nome di Led Zeppelin. Bene, questa era la storia, adesso vediamo di capire come suona, che cosa fa John Paul Jones. Sono diverse le sue caratteristiche che dobbiamo guardare, quindi cominciamo subito. Prima di tutto è un bassista che si trova ad avere a che fare con un trio. Lui stesso dice della band dei Led Zeppelin di essersi trovato al cospetto di un chitarrista come Jimmy Page, che ovviamente riempie i brani di assoli, lasciando molto scoperta la sezione ritmica, che a quel punto rimane semplicemente di basso e batteria. Quindi lui dice, e questo ve lo riporto anche in un link qua sotto dove trovate appunto una sua intervista rilasciata a guitar.com diversi anni fa, sono 2 parti, vi consiglio, è in inglese, se lo capite di ascoltarla attentamente perché spiega molto di quello che andava a fare nel periodo Led Zeppelin. Una di queste cose appunto è il fatto di dover riempire molto anche armonicamente, motivo per cui molte volte si ritrovava anche lui ad utilizzare i power chord, non solo nelle linee di basso, non si limitava alle tonico o al classico tonica e quinta, ma spesso e volentieri inseriva tutte le note dell'accordo e addirittura parecchie note della scala, quindi era molto solito ad usare molte note. Le sue linee di basso dovevano dare l'armonia, un po' come capita nel jazz quando andiamo a fare una walking bass, che cerchiamo appunto di far capire l'accordo a chi sta improvvisando. Ecco, in questo caso lui proprio in accompagnamento, in fase di costruzione delle linee di basso, cercava di enfatizzare molto le note dell'accordo, come minimo a partire dal classico tonica quinta ottava, ma sono diversi casi in cui va ad aggiungere delle none, sono diversi casi in cui magari sviluppa scale pentatoniche o anche scale di 7 note. Pensate banalmente a Immigrant Song, dove a un certo punto suona tutte le scale in questo modo. Questo vi fa capire quanto fosse importante per lui far capire l'armonia, quindi utilizzando scale e accordi. Il fatto di ritrovarsi in questa situazione chitarra-basso lo portava molto spesso, come dice lui, anche a dover pensare delle linee un po' più melodiche. Avete sentito per esempio anche l'intro di Ramble On. Questo perché, diceva sempre lui, non voleva che fosse sempre solo la chitarra a fare le melodie, voleva cercare di variare un po' il suono e quindi di tanto in tanto le sue linee diventavano parecchio melodiche, quasi protagoniste. Un'altra caratteristica peculiare è il fatto che lui usasse spesso dei pattern basati sulle ottave. Pensate anche in questo caso a Immigrant Song. Lui quando suona le ottave lo fa sempre ad incastro con la batteria. La nota all'ottava bassa è quello che fa la cassa di John Bonham, la nota all'ottava alta è quella che fa il rullante. E si incastra perfettamente dal punto di vista ritmico. Questa è una cosa che fanno spesso, ascoltate diversi brani e ve ne renderete conto. Ecco, se parliamo di ritmo non dobbiamo anche dimenticarci una caratteristica che riguarda un po' tutta la band. Spesso e volentieri ritroviamo nei loro brani esempi di poliritmia. Cosa significa poliritmia? Che magari la chitarra e il basso eseguono un riff in tempo dispari, la batteria in tempo pari, classico 4 quarti, e dopo un tot di misure ci si ritrova sull'1 mentre nel frattempo si sposta costantemente. Sembra che succeda qualcosa di strano, sembrano fuori tempo per intenderci, ma poi magicamente, improvvisamente ci si ritrova nello stesso punto. L'esempio classico è ovviamente quello del riff di Black Dog. Bene, detto questo, un altro elemento importantissimo del suo playing è il fatto di suonare indietro, come lui stesso dice sempre nell'intervista che vi linko qui sotto. Il suonare indietro è una caratteristica che possiamo sentire particolarmente nei brani più lenti, anche rocchettari, ma con il portamento appunto magari molto indietro rispetto al tempo.
ai tempi delle Zeppelin ovviamente non era consuetudine suonare a tempo, a click, come si fa nel pop moderno, si suonava molto, tra virgolette, a sentimento, e quando c'era questo tipo di riff tutta la band tendeva a rallentare leggermente, quindi a stare leggermente indietro sul tempo, mentre in altri casi magari potevano anche accelerare a seconda appunto di quello che stava succedendo. Però il fatto di sentire il tempo e di trattarlo così in modo molto elastico è una caratteristica che avevano loro come band e di conseguenza che aveva anche lo stesso Paul Jones. E nel fare questo non dimentichiamo come suonava dal punto di vista della mano destra, ultima caratteristica che voglio analizzare insieme a voi oggi. Allora, John Paul Jones è un bassista che dice di essere nato a plettro, quindi alle origini, quando ha cominciato da 15 anni addirittura con il basso, lui dice di aver sempre iniziato e suonato con il plettro. Si è ritrovato ad utilizzare le dita proprio con i Led Zeppelin, ma non sostituendo definitivamente, ma alternando a seconda di quello che doveva fare, a seconda del tipo di attacco che voleva dare al suono. Se pensiamo a Immigrant Song o Black Dog, per esempio, sono suonate assolutamente col plettro. Se pensiamo a Dazed and Confused, per esempio, riconosciamo assolutamente il suono delle dita. Questo secondo me è uno degli elementi importantissimi per un bassista rock, il fatto di gestire più tecniche, almeno queste due, il pizzicato e il plettro. Sento spesso bassisti che snobbano il plettro, oppure quelli che suonano il plettro che dicono ma non manco le dita. Ecco, secondo me bisognerebbe essere in grado di gestire entrambe le tecniche e poi all'occorrenza, in base all'effetto che vogliamo ottenere, saperle gestire e saperle utilizzare entrambe. Ecco, non mi soffermo molto sull'aspetto della strumentazione. Di John Paul Jones sappiamo che storicamente è nato e cresciuto con un jazz bass, perlomeno nel periodo degli Zeppelin. John Paul Jones è ancora assolutamente in attività, è un compositore di colonne sonore, è un arrangiatore, è un produttore, ha prodotto anche diversi dischi interessanti, continua ovviamente sempre anche a suonare il basso, anche se lui stesso dice che ultimamente lo suona un po' meno, proprio perché si sta dedicando ad altre cose. Ciò non toglie che rimane assolutamente uno dei più grandi. Benissimo, questo è tutto quello che avevo dirvi a riguardo di Paul Jones. Vi ricordo le solite cose. Primo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Mi potete trovare sui soliti social, ovvero Instagram, Facebook e TikTok. E vi ricordo anche che sta per uscire il mio videocorso interamente dedicato al rock, il basso rock. Lo trovate, attenzione, già in esclusiva, in anteprima, sul sito di Online Academy, scuola di musica online, con cui collaboro da qualche tempo, e tra poco lo troverete come sempre anche sul mio sito. Anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un bel like, a lasciare commenti qua sotto, magari come sempre facendomi notare quali sono i vostri bassisti preferiti di cui vorreste che andasse a parlare nelle prossime puntate. E per oggi è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao ciao!